e bentornati sul canale. Oggi andremo a vedere in anteprima Subnautica Below Zero. Vi ricordo che in questo momento questo gioco è in accesso anticipato, ma a partire dal 14 di maggio 2021 uscirà per tutte le piattaforme in maniera definitiva. Dunque ora vediamo come possiamo andarlo a giocare, quindi le modalità di questo gioco. Inizia una nuova partita. Allora abbiamo la sopravvivenza, sopravvivi in una solitaria sul pianeta 4546b e è lo stesso pianeta del vecchio Subnautica, mentre investighi sulla morte di tua sorella. Libera come sopravvivenza ma senza fame e sete. Estrema modalità sopravvivenza con una sola vita e nessun avviso per quanto riguarda l'ossigeno. E infine la modalità creativa, costruisci qualsiasi cosa senza vincoli, ossigeno, cibo, storia e la morte è disabilitata, quindi non possiamo mai morire. Comunque io Subnautica l'ho giocato tutte in modalità libera, questo perché mi viene molto più comodo non dover ogni tot minuti andare a bere e mangiare, quindi procurarmi il cibo. Però adesso vedremo anche come farlo. Ho provato un po' già il gioco prima e praticamente funziona come il vecchio Subnautica per quanto riguarda almeno i primi passi, è abbastanza simile, quindi dobbiamo andare a prendere i nostri pesci. Per quanto riguarda l'acqua c'è quell'altro pesce, quello viola, che adesso non mi sfugge il nome, comunque adesso lo rivediamo insieme. Poi molti di voi magari non avrete nemmeno giocato probabilmente il vecchio Subnautica, quindi vedremo tutto passo a passo. Ora sta caricando. You sure you want this? The research isn't everything. It is to me and Sam. I need to know what happened. The meteor storm. I can use it for cover from Altair's eyes. Gonna miss you, Robin. I'll find my way back. Approaching 45-46 feet. Surface temperature. Drop pod deployed. Oh, eccoci qua fuori. Dunque, allora vediamo cosa ci aspetta. Welcome to 45-46 speed. Enjoy your stay. Ok, allora vediamo qua, che bello. Ma ragazzi, ma cosa sono queste esplosioni continue? Che arrivano meteoriti da tutte le parti. Aiuto. Allora, qua c'è qualcosa. Come si usa sta fare? E anche qua la barretta. Ah, questa mi serve per mangiare. Ok, allora andiamo a vedere qua, perché di là c'è la mia capsula. Dunque, allora qua c'è da aver paura perché non si sa cosa possa uscire da questi fiori. Sono bellissimi, devo dire, però non sappiamo ancora. Holy smokes! That did not go as planned. Allora, dobbiamo raggiungere appunto la capsula di emergenza, quindi andiamo di qua. Questa credo sia la strada. Questi fiori si girano però non attaccano, per fortuna, quindi possiamo tranquillamente procedere. Intanto vi dico, ragazzi, che farò due tipi di guide. Allora, guide brevi per trovare i materiali per poter trattare tutta la roba, e video un po' più lunghi dove andrò a narrare la storia di questo gioco, un po' come abbiamo visto già su Subnautica. Allora, qua tutto ghiacciato, l'acqua sarà veramente super ghiacciata, speriamo di non ammalarci. Guardate che bel paesaggio. Ah, laggiù ci sono i nostri amici pinguini, poi li andremo a visitare magari. Allora, buttiamoci perché la capsula d'emergenza è laggiù.
Ecco ragazzi, allora questo qui ve lo ricordate? Questo qui serve per bere. Eccolo qui, eccolo qui. L'aerosacco, giusto, non mi ricordavo più come ti chiamavi, caro. E tutti gli altri, New blueprint synthesized. e tutti gli altri pesci serviranno poi per mangiare, quindi adesso non è che... Ok, allora dobbiamo aprire il nostro PDA, però prima volevo andare a respirare perché magari qua mettiamoci un attimo su questa lastra di ghiaccio. Allora PDA, ok, è un po' come il vecchio Subnautica. Qui abbiamo il nostro inventario, quindi tutti gli oggetti che andremo a raccogliere. Qua abbiamo la roba che ci andiamo a mettere addosso. Poi i progetti, per ora ne ho sbloccati solo 2, quindi l'acqua abbiamo già visto che si fa con l'aerosacco e la sacca d'aria. Poi qui abbiamo quello che dobbiamo andare, i radiofari, quindi la capsula e poi i radiofari eventualmente, qui le conversazioni e infine qua un po' la storia. Vedete, adesso questa non ve la leggo perché è veramente lunghissima. Comunque, qual è la trama? La trama poi la vedremo anche più avanti, è che sono venuta su questo pianeta perché qua era venuta mia sorella in precedenza. Guardate che freddo che c'è. E purtroppo è morta, però è morta un po' in circostanze particolari strane. E qua l'associazione per quale stavo lavorando se ne è un po' lavate le mani dicendo è morta per colpa sua, per una negligenza, ma la sorella non è tanto convinta di ciò e quindi è venuta un po' a capire veramente cosa sia successo. Intanto entriamo nella base, che è questa qua, che è veramente molto più piccola rispetto a quello che avevamo su Subnautica. Vedi? Allora qua c'è da leggere, per I want to esempio. offer my sincerest condolences on the passing of your sister. I got to know Sam better. Allora ragazzi, qui tolgo l'audio perché tanto è in inglese, è inutile che lo faccia andare. E questa dice: volevo farle le mie più sincere condoglianze per la morte di sua sorella. Ho avuto occasione di conoscere meglio Sam verso la fine del mio mandato con Alterra su 4546B. Alterra è questa fondazione per quale la sorella lavorava. Quando siamo state assegnate all'avamposto 0, parlava di lei spesso con affetto. Volevo sapesse che non mi è andata giù che Alterra abbia attribuito la responsabilità della morte di Sam alla sua negligenza. Potrei dire molte cose di Samantha, che era gentile, intelligente, devota al lavoro, ma decisamente non negligente. Vorrei poterle offrire qualcosa di più concreto, ma il mio accesso all'informazione è stato revocato. Lei potrebbe avere più possibilità di me di indagare. Probabilmente questa è una lettera che ha ricevuto la sorella da una collega e appunto anche lei dice che conoscendola bene mi sembra più strano che era tante cose sta ragazza, sta Sam, ma non era negligente. Allora ragazzi, qui ritroviamo il nostro fabbricatore. Allora, come vedete funziona un po' come il vecchio Subnautica. Qui abbiamo i materiali, qua abbiamo la parte elettronica, poi abbiamo l'equipaggiamento e gli strumenti. Ci dobbiamo fare un po' tutto. Soprattutto dovremmo andare a prendere lo scanner per iniziare a scannerizzare un po' tutti i progetti. Ma iniziamo con cautela, con calma. Allora, dobbiamo iniziare a fare la gomma siliconica. Dobbiamo cercare la Grapevine. Allora, uscendo dalla nostra capsula, intanto ho visto che qui sotto c'è un altro materiale subito. Vabbè, a parte questi qua che già conosciamo, sono le pietre Should be able to use this. e ci danno il titanio, ma anche queste qua che sono nuove. Queste qua si chiama pianta nastro, ma anche questa mi serve, quindi la vado subito a prendere e devo ricordarmi. E mi devo ricordare di andare anche poi a respirare perché l'ossigeno è veramente limitato in questo momento. Poi mi dovrò andare a costruire la bombola d'ossigeno migliore. Guardate che tempaccio, meglio stare sott'acqua mi sa. Allora, dunque dicevamo, se andiamo in questa direzione, al momento non ho ancora la busta ma la dovrò craftare. Tanto io approfitto anche di andare a raccogliere dove ci sono questi ghiacci. Qua in fondo, come potete vedere, ci sono queste piante qua, insomma queste qui gialle,
Qua abbiamo il quarzo, che è questo qua, questo ci servirà per fare il vetro. Qua abbiamo già il primo progetto importante e sto soffocando. Purtroppo dovrò andare su e giù parecchie volte perché è abbastanza... E vedete che queste piante qua, quella più grande, cioè ossia questa qua, ha anche i frutti, e questi frutti rossi, che si chiamano creep vine, ci servono e li andiamo a prendere subito perché questi qua ci servono per fare il lubrificante ma anche la gomma siliconica, se mi pare che si chiami così, se non mi ricordo male. Quindi vabbè, di più di tanto, però vedete che qua, a parte il fatto che abbiamo sempre queste pietruzze, ragazzi, cosa ho trovato? E dobbiamo andare a respirare. Purtroppo possiamo veramente stare pochissimo sott'acqua. Allora, torniamo alla nostra capsula iniziale, che è questa qua. Vediamo nel mentre se magari riusciamo a prendere anche qualcos'altro. Queste pietruzze qua, e queste ci regalano tutti i minerali. Lì ci sono ancora quelle piante, quindi sono qui sotto la base praticamente, non è male. Per il momento sarà così. Allora, andiamo dentro. E questa qua ci dice che praticamente abbiamo i minerali in abbondanza in questo pianeta, ed è una buona notizia. Allora, come potete vedere adesso con un grapevine vi posso andare a fare cioè la gomma siliconica, quindi la andiamo subito a fare. Potevo fare anche il lubrificante ma anche poi il vetro col quarzo, che ne ho trovate un po'. Dunque, allora, vediamo cosa mi fa costruire. Possiamo iniziare a farci subito le pinne, perché queste qui ci daranno la possibilità di andare un po' più veloci sott'acqua. Quindi qui dice che aumenta la velocità di nuoto del 15% circa. Quindi con la gomma siliconica ce ne servono 2, le possiamo subito andare a fare. E non è male, perché andremo un po' più velocemente. Poi col titanio possiamo andare a fare anche l'armadietto impermeabile, perché tanto a breve saremo anche pieni di roba e quindi dovremmo andare a mettere. Ora abbiamo trovato la pianta a nastro che vi ho fatto vedere dov'era e anche il minerale di rame, quindi possiamo andarci a fare la nostra batteria. Però avevamo il filo di rame ma adesso non ce l'abbiamo più, quindi dobbiamo andare a cercare un altro filo di rame, un altro, scusate, minerale di rame per fare il filo di rame. Quindi vabbè, adesso andrò a fare un giro brevemente qui intorno per trovarlo. Sono tutte quelle pietre che ho fatto vedere finora. Dunque, allora adesso ho procurato il minerale. Dunque qui, no, dov'era? Qua, ecco, allora ce lo possiamo andare a fare. Allora, la batteria, per esempio lo scanner, per fare lo scanner ci serve la batteria al titanio, e il titanio l'ho messo via, ma l'avevo trovato, eccolo qua, quindi possiamo subito andarlo a fare, così abbiamo risolto un bel po' di problematiche. Allora, subito al volo è importante, poi sarà importante anche fare tutti questi qua. Ok. E la lampada, la torcia, il coltellino, per esempio per fare il coltellino possiamo avere, ah sì, posso fare anche il coltello. Allora vediamo, perché qua ho messo via un po' i materiali, questo ce l'ho e un altro di questi. Ah no, devo fare la gomma siliconica, ok, 2. No, mi sbaglio sempre. Allora, ok, il coltello è importante perché ci serve anche per prendere i semi. Andando a picconare, diciamo picconare, vabbè, come posso dire, tagliuzzare col coltellino sopra le varie piantine, come possono essere i funghi o altre piante, alghe che ci saranno,
andiamo a raccogliere i semi e potremo molto più avanti, quando avremo la nostra costruzione, ad andare a avere anche delle piante direttamente in base. Comunque questo lo vedremo molto più avanti. Dunque, allora, adesso, una volta che abbiamo ottenuto lo scanner, mi sa che poi dovremo anche, poi a poca batteria, possiamo andare a scannerizzare un po' la situazione qua. Allora, intanto, ah, guarda chi c'è qua, lo sbircione. Aspetta, sbircione. No, non riesco assolutamente a prenderlo. Ok, adesso sì. No, stai fermo, ragazzino. Sì, vabbè, ok, preso. Ok. E qua poi quando andiamo a fare il tasto tab ci spiega un po' di cose. Intanto qui sono andata a sbloccare, avendo raccolto un po' di roba, altre nuove ricette. Un'altra cosa importante che dovremmo fare anche un po' subito sarà la bussola, così almeno ci orientiamo meglio. Allora andiamo, raccogliamo il vetro, il quarzo che ci serve per fare il vetro. E ora avevo visto che c'era da qualche parte, ah ecco, le scorte di emergenza, perché dobbiamo andare lì a scannerizzare un po' tutta la situazione. Intanto ricordiamoci sempre di andare a bere, scusate, che cavolo dico, andare a respirare. E poi ogni volta che troviamo una pianta la andiamo a scoprire. Allora, adesso occhio qua che non ci possa essere qualche animale, e poi quando vediamo queste qui le dobbiamo sempre andare a raccogliere, perché ci serviranno veramente tantissime. Quindi cerchiamo di seguire un attimo qua. Guardate quanto, ecco qua c'è qualcosa. Allora qua c'è qualcosa. Che cosa è successo, ragazzi? Aiuto, sto per morire. Qualcosa c'è ghiacciato, non so che cos'è. Niente, moriremo a breve. Perché, se non ho capito male, ci dovrebbe essere un pesce che se ci tocca ci ghiaccia, ci blocca, e nel momento in cui siamo bloccati per un po' di secondi ci va male, perché non riusciamo più a respirare. Quindi vabbè, adesso torniamo, cerchiamo di recuperare. Abbiamo tante cose da andare a studiarci. Comunque, dov'era la cosa lì? Ah, è di là. Mi sembra che è un pesce, se non sbaglio, perché ancora mi pare di averlo visto con la coda dell'occhio, rotondo, ma non sono sicura che era quello lì. Però comunque dobbiamo evitarlo, perché vedete abbiamo anche pochissimo ossigeno. Oh santo cielo, devo già andare a respirare. Ecco, qui c'è un buco. Sì. No, vediamo se riusciamo ad andare di qua. Mamma mia, guardate che tempo, che nebbia. Ecco, allora qua c'è un qualcosa. Allora, abbiamo trovato il primo fragmento di Siglid e ne dobbiamo trovare però, come potete vedere, 1 su 3, quindi qui intorno generalmente ce ne dovrebbero essere altri. Il problema è più che altro che ogni 3 secondi devo andare a respirare. Andiamo a respirare. Vediamo se si riesce a camminare in superficie. No, qua no. Mamma mia, ma non si vede nemmeno dove siamo. Riusciremo ad arrivare laggiù senza morire? Allora, siamo quasi arrivati. E dobbiamo trovare il progetto. Ah, qua c'è qualcosa, qua c'è qualcosa. Ok, dobbiamo aguzzare la vista, perché... Cos'era sta fare? Ah, è il solito uovo. Vabbè, adesso non sono del tutto necessari. Ecco, qua c'è qualcos'altro. Oxygen. Sì, sono presa, ma si può andare a respirare, sì. Oh mamma mia, che strazio. Ogni 5 secondi bisogna andare a respirare. Ok, allora torniamo sotto. Allora, questo l'abbiamo già studiato. Comunque lo andiamo un attimo a scannerizzare anche questo.
Oh, qua c'è parecchia roba, ragazzi. Qua è dove c'era il segnale. Allora, intanto ci dà una bella bottiglia che fa sempre comodo. Poi abbiamo questa pianta viola. Ok, andiamo a respirare. Mamma mia, la tempesta di neve. Andiamo sotto che è meglio, va. Poi cosa abbiamo qua? Bisogna stare molto attenti a tutto perché qualche volta mi è capitato che ho saltato qualcosa e mi sono poi pentita. Sono dovuta ritornare. Allora, qua, questo è importante. Dopo lo andremo a leggere. Un kit medico non è male. Ancora 18 secondi. Mi pare che qua non c'è nient'altro, a parte il discorso che questo ci serve pure. Ma non me lo fa prendere perché Use non si beacons sa. to mark traverse territory. Show or hide the signals of your choice with your Xenoworks PDA. Now with surface support. Cioè, è fuori è invivibile. Vabbè, torniamo sotto perché qua forse c'è ancora qualcosa. Ah, sotto sotto vedo qualcos'altro, Allora, qui mi pare che ho fatto tutto. Quando ci avviciniamo a un oggetto, in basso a destra ci dovrebbe venire il segnale dello scanner. Questo sta a significare, ecco questo per esempio, vedete, che lo dobbiamo andare a scannerizzare ed è molto importante farlo perché questi ci danno le ricette per poter caffettare la roba. Quindi dove che avevo visto? Qua c'era altra roba, una galletta, e qua che cosa c'è? Oxygen. Ma non dai il tempo di guardare le cose. Allora, qua mi pare che ho preso tutto. Ah, manca poco, non so se ce la faccio. No, dai, ti prego. Ok, ce l'abbiamo fatta proprio per il rotto della cuffia. Allora, andiamo a vedere che abbiamo imparato nuove ricette, per esempio il cilindro luminoso, il radio di segnalazione. Possiamo farci il radiofaro, che sarà una cosa estremamente importante. Vedete che qua sono rimasti grigi questi due progetti, che però ho trovato una parte perché ne dobbiamo trovare 3 pezzi. Per il momento di questo qui ne ho trovato uno, dovrei trovare gli altri 2 per avere il progetto completo. Una volta che questo qui si sarà colorato come gli altri potrò andarlo a caftare. Dunque, allora intanto vediamo, c'erano anche dei messaggi abbastanza importanti da andare a leggere. Vabbè, qui ti fa vedere tutti gli animali, i funghi le alghe eccetera, ti spiega. Adesso non sto qua, anche la crepe vine l'abbiamo già vista. E poi i messaggi per quanto riguarda Sam. Poi li leggeremo magari con calma, li leggo e ve li riassumo perché sennò. Dunque questa volta mi pare che non c'è la presenza per quanto riguarda della radio, almeno per il momento. Non ci ho fatto caso lì nella nostra capsula, però non mi sembrava di averla vista, anche perché è molto piccola. Poi abbiamo trovato un kit, vedete questo qua verde con la croce, questo ci serve per quando andiamo a perdere vita, per curarci. Allora, dov'è la nostra capsula? Ce la faremo arrivare tutta in una botta? Col cavolo. Vabbè, aspettiamo che forse ce la facciamo a respirare qua. Mamma mia ragazzi, che tempo. Cioè, a me piaceva andare in giro qua sul ghiaccio, ma mi sa che non si vede nemmeno niente, è meglio stare sott'acqua. Oltre al fatto che quest'acqua stava completamente ghiacciata. Ah, anche questo va. Aspettami, boomerang. Ho preso questo, vabbè. Queste le ho già prese, sì. Va bene, allora adesso vediamo se ho qualcosa di nuovo. Qui mi segna qualcosa. No, vabbè, posso fare di nuovo il coltello, ma me lo sono già fatto. Poi vediamo qua. Dunque, allora, una cosa importante è appunto il radiofaro, che abbiamo appena appreso la ricetta. Per farlo ci serve minerale di rame e titanio. Potremmo anche farlo, ma al momento non mi serve più di tanto, quindi
non lo sto a fare. Allora possiamo andare a fare d'urgente, facciamoci la bussola, perché stavo pensando, dunque la cavetteria. Dunque come facciamo a fare la cavetteria, però non me lo ricordo più. Allora cerchiamo un attimo, dovrebbe essere qua, eccola qua. Allora dobbiamo trovare il minerale d'argento, 2 pezzi di minerali d'argento. Allora dobbiamo girare finché non lo troviamo, perché bisogna vedere dov'è. Allora ormai è notte, però qua ho trovato un altro progetto, più o meno questi ho detto che sono vicini l'uno all'altro, almeno in questa prima zona dove ci troviamo adesso. Quindi ne abbiamo trovati 2 sotto. Ecco qui l'altro, che fortuna, così abbiamo anche questo progetto. Oh, abbiamo sbloccato il progetto del Seablade, che questo è molto importante e ci verrà utile tantissimo. Allora, finora l'argento non l'ho trovato, ma sarà una questione semplicemente di girare e avere fortuna. Dobbiamo andare ancora a respirare. Oxygen. Sì, respiriamo subito. Allora, proviamo ad andare in quest'altra zona, che ancora non ci siamo stati, magari... qua ancora. Vabbè, ormai l'abbiamo... Grazie, erano tutto qui intorno praticamente. L'abbiamo già imparato. Ogni volta che poi sono dei progetti, dei fragmenti si chiamano, in più, se già l'abbiamo imparati ci dà i materiali. Ma adesso io credo di essere anche con l'inventario pieno, tra l'altro. Allora, andiamo a vedere qua. Forse tra queste cose dobbiamo guardare anche qua vicino. Rame, niente. Allora, bisogna essere fortunati a trovarlo. Per fortuna ce ne serve soltanto un pezzo. Andiamo a respirare. Dunque, allora andiamo a vedere se possiamo fare almeno il Seaglade. Per ora l'argento non l'ho trovato. Allora dobbiamo fare una batteria lubrificante. Dunque dobbiamo fare il lubrificante, quindi ci avevamo il grapevine. Ok, e la batteria. Ci serve ancora una pianta nastro e minerale di rame che ne ho trovato tantissimo. Le piante nastro abbiamo visto che si trovano qui sotto, quindi adesso ne vado a raccogliere una, cioè 2 ne servono, e poi possiamo fare il nostro Seaglade. Allora dovrebbe essere qui sotto, sono sempre un po' nelle cavità, vediamo se qua c'è qualcosa, forse poi eccola. Allora ricordiamo sempre di scannerizzare, che poi ci dà la spiegazione della pianta. Poi magari anche questa qui non me ne trovo un'altra, me ne servivano però 2, quindi devo trovarne un'altra, ma dovrebbe essere sempre qui in zona. Eccola qui sotto, proprio sotto la base. Se prendo il coltellino, fammi un po' vedere questo, che cos'è? Rame che ci serve. Ecco, intanto prendiamo anche i semi in questa maniera qua. Oh, stavo soffocando. Vabbè, dopo la prendiamo, ora ho l'inventario pieno. Allora mi vado a svuotare un attimino l'inventario. Andiamo a mettere qui, che è un armadietto, momentaneamente abbiamo questo qua. Allora, dunque mettiamo un po' di questo qui, rame, vedete quante ne ho. Allora, dov'era questo? Qua mi pare che l'avevo già presa. Allora era di qua, sì, sotto era proprio. Ok, ne prendiamo una, perché ce ne servivano 2. Allora, oh mamma mia, questo via. Ok, ma dov'è che era? Boh, non lo ricordo. Qua. Dunque, cosa avevano detto? Che dobbiamo fare la batteria. E ora vedete, quando qua è tutto bello che è verde, con la scritta verde, possiamo fare l'oggetto, abbiamo tutto, e quindi ci andiamo a fare il nostro Seaglade. Ammazza quanto è grande. Seaglade is a personal transportation device used for high-speed freediving. Allora, questo sarà molto utile perché ci servirà per muoverci più velocemente sott'acqua. Direi che per questo episodio terminiamo qui. Poi se trovo l'argento, il silver, stavo dicendo, ve lo farò vedere dove si trova.
Ok ragazzi, mettete un bel mi piace a questo video, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di Subnautica Below Zero, se lo andrete a acquistare, se vi interessa una serie e delle guide, insomma datemi un po' la vostra opinione e naturalmente se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale perché sicuramente qualche guida l'andrò a fare su questo gioco, però magari un po' più avanti. Intanto vi auguro una bellissima giornata e ciao a tutti e alla prossima!